qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Capricorno, ascendente Capricorno, Luna o Venere in Capricorno. Andiamo a vedere come sarà questa settimana dal 16 al 22 settembre con questa luna piena del 18. Andiamo a vedere con una stesa a croce gli eventi salienti di questa settimana, energetici, e cosa presenterà la realtà fenomenica, cioè quello che si andrà a manifestare per adempiere al tuo percorso dell'anima. Quindi vi invito a guardare il vostro segno zodiacale ascendente che è uscito nel mese di settembre 2024 per avere un corpus centrale sull'adempimento spirituale e di studiare i miei contenuti delle playlist, soprattutto l'arte del vivere e l'arte sciamanica, dove vi spiego proprio come praticare l'arte della magia consapevole. Per chiunque lo desiderasse, ho messo a disposizione la mia tesi in naturopatia come primo libro, Il risveglio della coscienza. Mi mandassi un'email a taromantic21@gmail.com. Quindi, detto questo, ragazze mie e ragazzi, partiamo subito. Capricorno, cosa accadrà in questa settimana dal 16 al 22 settembre? Dal 16 al 22 settembre. Allora, vediamo Capricorno, energia attuale, positiva, negativa, passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Allora, iniziamo la lettura. Energia attuale, Capricorno, re di denari. Questa può essere la tua stessa energia focalizzata sugli obiettivi importanti per te, lavoro, casa, denaro, famiglia. Ti vedo centrata o centrato in questo. Obiettivi fondamentali, persona risoluta, prendere le proprie responsabilità, sul proprio progresso, in termini, ripeto, economici, lavorativi. Ok, vediamo energia positiva. 4 di bastoni, molto concentrata sulla tua stabilità. Vedo che la stabilità, il lavoro, anche il lavoro da casa, è propiziato il lavoro da casa, anche qui. E anche investimenti sulla casa ti vedo fare in questa settimana, piccoli aggiustamenti, accorgimenti, abbellimenti, o comunque la stabilità, la tua stabilità sta bene. Riguardo la stabilità di denaro, lavoro, economia, ti vedo stare bene. Sì, vediamo il lato negativo, carta negativa, il 7 di bastoni, un po' di complicazioni probabilmente per quanto riguarda la stabilità, puoi aver avuto, o puoi avere, o hai potuto avere avuto delle complicazioni per quanto riguarda la stabilità personale, lavorativa, finanziaria, sì, un po' di ostacoli, può essere anche un capo molto esigente o una persona esigente, però ti vedo stabile. Un capo, una persona che pretende da te. Vediamo il passato, Cavaliere di Spade, l'appeso. Qua mi parlano di situazioni nel recente passato per cui ti sei sacrificata molto e ci possono essere state delle discussioni con una persona sul piano lavorativo e professionale. E quindi queste discussioni possono essere state aver generato dei limiti. Ti vedo aver faticato molto per situazioni che magari non avanzavano, esserti sacrificata molto, esserti data o dato molto, situazioni un po' di tensione sul profilo lavorativo, vedo qui. O situazioni che erano un po' pesanti, si sono sbloccate, adesso ti vedono stare più presente, più risoluta o risoluto. Vediamo che succede qua, 16-22 settembre. 4 i denari, sì, vedo che va bene. 2 di bastoni. Ti vedo, vedo che la stabilità, denaro, lavoro sta bene, va tutto bene. 6 di spade. Guarda, ci sono delle scelte che devi fare per quanto riguarda nello stare meglio a livello lavorativo.
e ti vedo che stai già in una certa stabilità, mi dicono qui, un raggiungimento di una tua stabilità, ti vedo stabile. Però ci sono delle decisioni che devi prendere rispetto a questa stabilità. Probabilmente fare uno spostamento. Mi dicono che ci può essere un trasferimento, fare uno spostamento. Cosa c'è dopo il 6 di spade? Sì, c'è uno spostamento di natura lavorativa che porta a un nuovo inizio oppure ti vedo prendere una decisione che ti sposta su un'altra frequenza dove c'è la possibilità di avere un nuovo inizio sul piano lavorativo o di tua stabilità che ti porta soddisfazione sul piano emozionale. Sì, allora ricapitolando, mi parlano soprattutto di questioni riguardanti come vedete c'è un solo arcano maggiore, no? Sono proprio cose quotidiane, pratiche. Ti vedo stare bene per quanto riguarda amministrare bene le tue risorse in ambito economico, in ambito lavorativo. Il lavoro da casa è propiziato, vedo che ci può essere un lavoro da casa che puoi fare che propizia anche delle tue entrate e ti vedo comunque dover prendere una decisione per come stare ancora meglio. E può essere uno spostamento, un trasferimento, andare verso qualcosa che ti stimola a livello emozionale. Prenderai la decisione di andare verso qualcosa che ti stimola a livello emozionale. Mi parlano essenzialmente di questo. Vediamo cosa ci possono aggiungere i mini tarocchi, se ci mettono altro, cosa ci confermano o cosa ci aggiungono. Re di denari, energia attuale, Capricorno. Re di denari, ti vedo stabile, ti vedo programmare per il futuro, amministrare bene le tue risorse, ti vedo stare bene, eh? Vediamo il 4 di bastoni. Conseguire anche dei successi che hanno a che fare con il tuo sforzo. 4 di bastoni. 5 di spade. Se c'erano delle problematiche o delle tensioni mentali inerenti a come raggiungere una certa stabilità, avere una certa stabilità, o sul posto di lavoro, o avuto delle discussioni con qualcuno, vedo che si risolvono. Sì, vediamo questo 7 di bastoni al negativo, carta negativa, 8 di coppe. L'8 di coppe mi parla di fare un cambio, può essere difficile fare un cambio, andare via da dove stai o fare qualcosa di diverso, mi dicono. Può essere un po'. L'8 di coppe mi parla di cambio emozionale, vuoi fare qualcosa a livello lavorativo che ti emoziona, vedo che stai un po' lì titubante, che faccio, che non faccio, però io vedo che qua tu farai qualcosa, a fine settimana credo, o prenderai questa decisione. Vediamo l'appeso, cavaliere di spade, regina di spade. Hai lottato per guadagnare quello che hai lottato per avere quello che hai adesso, puoi aver discusso con un datore di lavoro o discusso con una persona, magari per dei ritardi di natura economica. L'appeso cavaliere di spade, 7 di bastoni, puoi aver discusso con qualcuno o aver messo dei limiti a qualcuno per delle entrate che non arrivavano, avere delle questioni o aver lottato per conseguire una tua stabilità anche economica in questo momento. Qua ci sono discussioni con qualcuno, che può essere un datore di lavoro o qualcuno inerente a questo, insomma. Vediamo un'altra su 4 di bastoni, carta positiva per te. Cavaliere di denari, quello che hai fatto a poco germoglierà. Ti vedo stabile. Mi parlano di lavoro essenzialmente, di stabilità personale, non mi parlano di altro. Poi vediamo se i mini tarocchi da questa parte aggiungono altro. Questa è la settimana in cui si risolvono questioni inerenti a una lotta che hai avuto per lavoro, per il denaro, per qualcuno inerente a quest'ambito. Mi dicono che c'è un'offerta che ti darà maggiore stabilità qua e le problematiche o le tensioni mentali inerenti a come raggiungere maggiore stabilità spariranno. Vediamo 4 di denari qui, 4 di coppe. Il fatto che magari ti fai un po' di conti, no? Ti può generare un po' di insoddisfazione a livello emozionale, perché ti vedo stabile, ti vedo amministrare bene le tue risorse, vorresti di più. Questo è il senso. E quindi ti vedo un po' demotivata per il fatto che non hai di più in questo momento. Però qua c'è un cambio, eh? Vediamo questo 2 di bastoni, la forza. Qua ti vedo avere il coraggio di prendere una decisione anche definitiva.
di avere anche tanta forza, di prendere decisioni, di avere il coraggio di fare delle cose che magari prima non avresti fatto. Vediamo questo 6 di spade. 3 di coppe. Per alcuni di voi si prendono anche un momento di svago, perché è come se aveste lavorato tanto, foste impegnate sul piano lavorativo, vorreste di più, però comunque state bene, vedo qui. E cioè, come se dicete, no? Come se dicete, come se dite, prendo la decisione anche di svagarmi un po'. E ti vedo magari prendere la macchina, andare a fare un giro questo weekend, il weekend del 21, 20, 21, 22, farvi un weekend fuori, dire ma sì, vado fuori, mi spiego così almeno mi svago un po'. Questo è, vediamo l'asso di coppe, con degli amici, weekend fuori con degli amici, l'asso di coppe. Gli amanti, per alcuni di voi che vanno in trasferta da qualche parte, qua trovano una persona. Se siete single, qua c'è un asso di coppe. Asso di coppe mi dice che se alcuni di voi vanno da qualche parte, c'è un'opportunità d'amore. Gli amanti, l'asso di coppe. Per esempio per voi single, no? Altri di voi invece potete avere una persona che sta a distanza per lavoro, però questa persona prende una decisione, credo che questo forse, non so se questo weekend o il prossimo, di incontrarvi, se sta fuori questa persona, perché magari questa persona ci sono dei limiti sul piano lavorativo, ha delle responsabilità proprie. Io vedo che tu stai osservando questa persona che è un po' più inflessibile rispetto alla parte emozionale, ma più concentrata sulle cose, la questione economica, lavorativa, monetaria. Però che succede? Che qua questa persona prende il coraggio di venire da te, ok? Di staccarsi, di svagarsi un po', questo mi stanno dicendo. Qua abbiamo segni anche dell'acquario, gemelli, bilancia, pesci, leone, capricorno come te, toro e vergine. Vediamo cosa ti dirà questa persona con i miei oracoli lui lei. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Sei l'unica al mondo che può seguirmi sulla vetta più alta delle montagne e nell'abisso più profondo degli oceani. Questa è una persona che con te ha la capacità di intendere, con te può andare e può essere come ovunque. Nel festeggiare la cosa più bella, a scendere nelle proprie profondità insieme a te senza vergognarsi della propria nudità animica. Ok. Cos'altro? Ho sempre voluto te, lo capisci? Se magari eravate un po' sulla difensiva perché questa persona poteva avere interessi di natura, no, troppo concentrata sulla parte lavorativa, materiale della vita, questa persona ha sempre voluto te, tu magari sei insoddisfatta, questa persona è un po' più chiusa, non si apre emozionalmente, molto concentrata su di sé. Cos'altro? Io ti stupirò, infatti qua c'è una sorpresa per alcuni di voi, c'è una sorpresa, ok? E se è una persona nuova, io ti stupirò, io credo che tu vada fuori con degli amici e incontri una persona, magari un weekend fuori, questo mi arriva. Magari anche, cioè decidi di prenderti uno svago, mi spiego? Ok. Cos'altro, vediamo ti dice sull'amore queste carte qui. La regina di Saba, il potere nelle tue mani, che tu sia uomo o donna non importa. Sull'amore la regina di Saba, il potere nelle tue mani. Sei molto ammirata o ammirato e il potere nelle tue mani. Sì, un po' come se fosse uscita regina di bastoni imperatrice lì, eh. Vediamo cos'altro ti dicono le fate in linea generale. Capricorno. Allontanati, abbandona una situazione malsana e varca le porte che si aprono davanti a te. Qua ci si allontana da una situazione stressante di natura troppo materialistica, vedo. Voi vi allontanate anche da un pensiero, da pensieri ossessivi su qualcosa inerenti o a una persona o a una circostanza lavorativa. Ti ho detto che ti svaghi qua nel weekend, vediamo. Autunno, cioè in quasi tutte le stese è uscita questa carta, autunno. Stiamo entrando in autunno, cioè vuol dire che si tagliano i rami secchi, cadono le foglie secche.
e in autunno ogni cosa giunge a maturazione e puoi fare un meraviglioso raccolto di ricchezza e abbondanza. Guarda, da una situazione un po' più contratta vedo un'apertura e quindi l'autunno, adesso stiamo entrando in autunno, nella tappa anche della bilancia, vedo che c'è un'apertura sotto diversi punti di vista per te, un alleggerimento anche. Cos'altro? Vita sentimentale. Qua mi mettono la vita sentimentale. Allora c'è un alleggerimento della situazione emozionale. Come ti ho detto prima, se sei single, io qua vedo che magari tu vai a un incontro di lavoro da qualche parte, oppure non un incontro di lavoro soltanto, ti allontani un po' da una circostanza, troppo lavoro, che faccio? Programmo questa cosa, programmo un viaggio, uno spostamento, hai il coraggio di farti un weekend, anche un giorno da qualche parte. E molti di voi incontrano una persona con l'asso di coppe e gli amanti che a poco, vedo un incontro qua, il 4 di bastoni, lo vedo proprio questo incontro che a poco il cavaliere di denari io vedo che le cose vanno a favore di questa connessione. Se invece hai una persona che è troppo dedita al lavoro, io vedo uno spostamento, ci si allontana da questo eccessivo materialismo o l'eccessivo dare alla materia in questo senso e quindi c'è un riavvicinarsi, c'è un riavvicinamento, si prende il coraggio di vedersi, di stare insieme, mi spiego? Ok, vediamo cos'altro ti dice quest'altra, queste altre carte dell'amore. Un'altra persona disturba la tua relazione. Qua può essere per coloro le quali hanno una persona che ha un'altra persona che influenza la sua vita sentimentale, che può essere una madre, un'amica, una sorella, però qua non me le hanno menzionate in particolar modo. Forse da questa parte qui ci si allontana, diciamo, da queste circostanze ehm, di come dire, ci si allontana da queste circostanze un po' pesanti. Un'altra persona disturba la tua relazione, non me l'hanno specificato da questa parte, più da qua poteva essere. Può essere un ex partner o tuo da parte di questa persona, però mi dice qui che ci si allontana da questo, ok? Ok, vediamone un'altra. Incontro sul posto di lavoro, te lo stavo dicendo prima. 5 giorni, vedi? Qua incontrate qualcuno sul posto di lavoro per alcuni di voi. Fate uno spostamento di lavoro e qua c'è un incontro. Sì, per alcuni di voi è così, eh? Incontrate una persona nuova, per molti di voi che stavate demotivate da una persona che magari non si apriva, questo è il senso. Oppure eravate voi molto concentrate su questo, vi allontanate da questa circostanza e c'è una persona nuova, eccola qui, Asso di coppe e gli amanti, sì. Ok ragazze mie, quindi godetevela. Io vi faccio grandissimo in bocca al lupo, concludo qui. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.